Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi voglio portarvi un video un po' diverso, un video con l'auto tutta sporca, con l'auto qui in mezzo alle campagne del Friuli Venezia Giulia. E perché voglio farvi questo video? Perché voglio fare una recensione un po' diversa, quelle che piacciono a me, cioè quelle recensioni reali. Che cosa significa questo? Che vi porterò i pro e i contro che fino adesso sono riuscito a trovare di questa nuova Captur 2024 e ricordo che è un 1000 turbo a GPL, così vi porterò quello che secondo me sono veramente i pro, che la sto usando tutti i giorni, anche perché adesso ho cambiato lavoro e la uso perché siamo sui 3000 km al mese circa e quindi qualcosina è venuta fuori e tante altre cosine. Quindi adesso vi porto i pro e i contro della nuova Captur. Poi per la recensione completa, quella la faremo quando faccio i 10.000 km. Ma adesso guardiamo questa qua intanto. Bene, uno dei primi pro di sicuro e la cosa più importante su un'auto è il motore, com'è, come va e soprattutto le riprese. Allora, questo motore per chi non lo usa è super criticato perché è un 1.3 cilindri a GPL, benzina GPL a 100 cavalli, ma secondo me per come è l'auto e quello che dobbiamo fare basta e avanza. E adesso ve ne darò una dimostrazione. Allora, cambio la schermata che vedete qui e vado a mettere una schermata con il contagiri e il contachilometri in modo da farvi vedere appunto come riprende l'auto. Adesso siamo in autostrada e entreremo dentro dall'autogrill per poi entrare dentro appunto nella nostra strada. Eccolo qua, vi metto il contachilometri, togliamo tutte quante le cose e mettiamo lì il contagiri. Spero che lo vediate e noi andiamo. Bene, allora prima e via. Adesso facciamo una prova di ripresa, tanto abbiamo velocità massima di 130 all'ora. Ogni tanto starò zitto per farvi sentire il motore come va. Adesso noi ci mettiamo sulla corsia di missione. Buono, siamo in terza, via. Siamo già a 90 all'ora, quarta. Quinta. Superiamo il camion e siamo già a 130 all'ora. Nella vita comune di tutti i giorni questa è la velocità che basta e avanza, signori, secondo me. Dopo andiamo via a 130 all'ora, anche come rumorosità interna si sente veramente poco, fruscio, cose del genere. Siamo a 130 all'ora, 2900 giri. E adesso voglio farvi vedere una cosa. Adesso noi arriviamo vicino a un camion che sta andando piano. Ok, siamo in sesta, 110 all'ora. Voglio farvi vedere la ripresa. 105, accelero e lei va tranquillamente in sorpasso, in sesta, che è la marcia di riposo. Rientriamo dentro. Adesso voglio, per curiosità, scalare quinta per farvi vedere la stessa ripresa. 105 all'ora sempre. Bene, adesso qui abbiamo un altro furgoncino che va piano, accelero e lei va su tranquillamente. 130 all'ora, butto sesta e via. Cioè, siamo già al limite, quindi io non so che cosa vogliamo pretendere da un motore, da un 1.3 cilindri, ma soprattutto cosa deve andare la macchina. Quelli sono i limiti che abbiamo nelle strade, nelle autostrade. Pensate bene, nelle strade comuni. Qui abbiamo un consumo che siamo su una media, che io lo uso tutti i giorni e in 3 mesi ho fatto 7.500 km e siamo su una media di 14 km con 1 litro di GPL. Quindi parliamoci chiaro, 14 con 1 litro di GPL, correndo così, correndo per le strade normali, a me sembra un ottimo risultato e meno di così non penso che un'auto possa consumare, ecco, soprattutto un'auto a GPL. Il motore va bene, non ha nessun problema. Adesso vi faccio, qua abbiamo un altro sorpasso, proviamo a mettere sesta quarta, via, sentite?
4700 giri, quinta, 130, basta, sono già arrivato, sono già al limite, quindi i sorpassi sono facili, il motore va, e che non mi vengano a raccontare che questo motore non va, perché anche in salita, in montagna, lui va. Logico, non posso rapportarlo a un motore da 200 cavalli o un turbo diesel da 150 cavalli, eccetera, con una coppia completamente diversa, ma per il resto l'auto va molto molto bene. Bene, andiamo a vedere gli altri pro. Eccoci qua. Allora, partiamo innanzitutto con i pro, che dopo aver visto la guida su strada, quindi su autostrada, e fatto vedere come va il motore, che secondo me resta sempre uno dei punti di forza di quest'auto, è un bel equilibrio, volevo farvi vedere altri dettagli che magari di solito non portiamo sulle recensioni. Allora, come vedete l'auto, a differenza di prima che eravamo in autostrada, abbiamo fatto un po' di strade sterrate e come vedete è bella sporca. Con questo cosa voglio dirvi? Guardate come è fatta. Io adesso apro la porta, la guarnizione qui sotto che mi tiene sempre pulito qui dove noi saliamo con i pantaloni oppure con le scarpe. Non resta mai sporco qua perché abbiamo una buona guarnizione che fino a qua sotto è tutto bello sporco, poi qua dove chiude la porta, vedete, avendo tutta questa banda qua larga, mi tiene sempre pulito dove salgo in modo da non sporcarmi. E questo può sembrare un dettaglio, ma comunque di poco conto, ma invece sono dettagli che nell'uso quotidiano si sentono. Poi l'altezza da terra, essendo così alta, guardate, io non ho problemi a fare anche delle strade sterrate o con delle piccole magari ostacoli che possiamo trovare su strada. Poi il colore rosso, che è tanto criticato magari perché è gratuito e tanti dicono per risparmiare, ma anche in questo caso qua vedete che l'auto, nonostante sia sporca, resta sempre bella. Almeno questo è un punto di vista mio. Poi per il resto non è affatto male. E questo è un colore che non mi sono proprio pentito di averlo preso, anzi sono stra contento di quest'auto con questo colore qua. Ok, adesso andiamo a vedere altre cose che secondo me sono dei dettagli che aiutano tantissimo. Allora, i sedili sono più che buoni, sono comodi, io li uso, non ripetere, 6-7 ore al giorno e quindi si sta seduti molto molto comodamente. Eccolo qua. Bene, uno tra gli altri pro che ha quest'auto, questa ultima Captur col Pack Navigation, quindi con i sistemi operativi già dentro con Google integrato, è di sicuro l'Open Relink, è una cosa fenomenale, signori. Per chi lo usa tutti i giorni, per chi... cioè, dove posso andare a mangiare a menù fisso? E lui adesso mi farà una lista di tutte le persone, di tutti i ristoranti che posso andare. Cioè, questo per me, adesso che viaggio tutto il giorno e tutti i giorni devo chiedere qualcosa, oppure ho bisogno di... Questa è una cosa fenomenale secondo me, e non siamo legati da Android Auto, ma siamo legati direttamente dal sistema che c'è dentro qui. Ed è poi avere questo display da 10 pollici col navigatore e tutto, è tanta roba. Quindi volete mettere il Pack Navigation? Sì, mettetelo perché, te lo ripeto, per l'uso che ne faccio io, lo uso tantissimo, anzi è una cosa, è come avere un secondo pilota in macchina che ti dia una mano ed è veramente molto molto interessante. Altro pro che riguarda sempre questa zona qua è la climatizzazione. È molto veloce a riscaldare l'ambiente. Non ho ancora provato d'estate se raffresca molto velocemente come riscalda, ma spero di sì. Secondo me hanno potenziato un po' il tutto. Qui hanno fatto anche un altro pro, le prese USB-C, quindi sono più veloci a caricare per i cellulari di oggi. E poi la sesta marcia che dall'altra parte non avevo sulla Captur, e qua c'è. E poi, signori, i consumi. Io adesso voglio parlarvi un attimo dei consumi di quest'auto. Andiamo a guardare il consumo con 1 litro di GPL è veramente basso. E adesso vi registrerò lo schermo e vi faccio vedere dall'applicazione quanto consuma veramente quest'auto. Allora andiamo sull'app Fuelio, eccola qua, vedete?
Adesso vi metto qua dopo il display della, ve lo metto qua in fianco, e se noi andiamo a vedere, abbiamo una media di 13,89, quindi quasi 14 km con un litro di GPL, stiamo parlando di GPL, non con a benzina. E voi mi direte, sì Lorenzo, ma tu vai piano? No, io corro normale, corro sempre nei limiti, faccio autostrada, come avete visto il video prima dei pro, faccio strada normale, strada di campagna, città, collina, montagna, tutto quello che c'è da fare l'ho fatto fino adesso, e vedete i rifornimenti 22 euro, 24 euro, 14 euro, eccetera. Vado sull'ultimo per dire, ecco qua ci sono anche, cosa molto interessante, che più che parlare di consumi, ma io parlerei quanto costa un chilometro in euro. Costa 0,049, 0,048, 0,057, 0,051. Cosa significa? Che per fare 100 km a me serve 4,90 euro, 4,80 euro, 5,70 euro. Perché c'è questa differenza qua? Perché può essere il prezzo del GPL, ma soprattutto da pompa a pompa, perché non tutte le pompe del GPL caricano lo stesso livello, c'è chi più ha pressione, chi ne ha meno, e per questo si sono registrati anche dei problemi, dei difetti. Ci sono dei problemi che va troppo in pressione e a volte non passa a GPL, può succedere durante un pieno. Ma voi guardate, possiamo fare una media che ogni 100 km a me servono solo 5 euro? Sì, secondo me si può fare, perché questo è il costo del GPL. Non è male, cioè 100 km con 5 euro, significa fare 1000 km con 50 euro. Non c'è auto che secondo me può stargli dietro con un'auto che comunque ha 100 cavalli e che va molto molto bene. Bene, questi erano tutti i pro. Adesso passiamo a qualche contro che purtroppo c'è, come su tutte le auto, come su tutte le cose. Non è che può essere tutto bene, altrimenti venderebbero solo Captur. Adesso invece io partirei dai contro. Allora, partiamo da questo dettaglio qua. Il sostegno per, come vedete, il nostro cofano. A differenza della Duster che vi avevo fatto vedere, che è un'auto più economica, lei aveva due pistoncini che tenevano su, qui invece bisogna andarlo a bloccare. Poi per il resto il motore è uguale, perché è sempre il 1000 turbo TCE classico di Renault. Bene, adesso voglio farvi vedere un altro dettaglio che secondo me è da migliorare assolutamente. Tappetino lato guidatore, come vedete super sporco. Io adesso devo andare a toglierlo per pulirlo. Bene, ci sono queste due plastiche qua. Quando io lo tolgo, guardate le plastiche, si tolgono e si perdono, come era già successo sull'altra Captur. Non capisco perché Renault non ha pensato al dettaglio di, sì ok le tolgo, le metto da parte, ma che restassero su nella plastica, forse magari per toglierlo meglio. Non lo so, però questo dettaglio qua, poi vai a perdere il discorso del tappino. Bene, altri difetti che ho riscontrato e altri contro sono, vabbè adesso abbiamo il bagagliaio aperto, però vedete il riflesso qua, che si vede delle plastiche, questo è uno dei difetti più grandi secondo me quando si sta correndo. Adesso io ho alzato il cofano in modo da vedere che il sole non ci batte contro, però ci fa vedere il riflesso. Quel riflesso là è veramente, correndo, vedi tutti i riflessi, guardate la mia mano, vedete come la vedete riflessa? Guarda. E questo è uno dei difetti più grandi che ha la Captur. Altro difetto che ho riscontrato, che succede ogni tanto, quindi non riesco a farvelo vedere sinceramente, è quello di, adesso vi faccio vedere, dell'elettronica. Allora, nei Pro ho detto che hanno un buonissimo sistema operativo, l'OpenRLink con Google integrata è veramente fenomenale, però ci sono secondo me degli errori di giovinezza, forse ha bisogno di qualche aggiornamento. Ogni tanto mi trovo azzerato il contachilometri, ogni tanto il display qui diventa tutto nero, non si sa come mai, soprattutto quando sono su Android Auto, e ogni tanto resta bloccata l'immagine e tutte queste cose qua. Non riesco a capire se è perché c'è fin troppa elettronica oppure se devono fare qualche aggiornamento. Spero che con qualche aggiornamento
migliorino. Altro contro sono i nuovi ADAS. Sono troppo invasivi, sono troppo... ma io non li sopporto. C'è chi li ama, gli ADAS, perché sì, mi aiutano alla guida. Io resto sempre per l'idea che l'auto devo guidarla io e l'auto bisogna stare attenti quando si guida, appunto. E purtroppo però sono troppo. Quando si dice troppo invadenti sono veramente troppo, perché, te lo ripeto, quando, come ho fatto nel video dei vari sistemi, quando sei su una strada stretta oppure non legge la linea, ti tende a portare sempre al centro della strada, e se la strada è stretta e stai incrociando qualcun altro può essere pericoloso questa cosa qua. Bene. Poi altri contro, ho trovato sì che, ma questa è una differenza tra la vecchia Captur, che le plastiche sono rigide mentre prima erano morbide, ci sono alcuni dettagli che non sono come era sulla vecchia Captur, le luci che mancano qui sopra, ok, quello è un altro dettaglio. Poi per il resto di difetti, usandolo tutti i giorni, è diventato anche il mio ufficio questo qui, praticamente viaggiante, non trovo nessun altro difetto. Scusate signori, dimenticavo, forse uno dei contro più grandi di questa auto, che è stata una delle prime cose che ho visto quando l'ho acquistata, ma che mi stavo proprio dimenticando, ed è questa. La retrocamera dietro ha una risoluzione veramente troppo bassa per un display così importante come è questo 10 pollici. Bene per i sensori perché sono tutti qua sotto, molto male per la risoluzione perché sembra veramente una telecamera di 20 anni fa, una risoluzione bassissima. Bello perché avete visto, c'è questo che io posso cambiare la visual. Adesso io tolgo, vedete che toglie il grandangolare, praticamente mette il grandangolare. Quello sì, è uno dei difetti più grandi che ho trovato su quest'auto. Bene, adesso facciamo le conclusioni. Bene signori, ho voluto farvi questo video perché magari a volte non parliamo di certi dettagli, di certe cose, vengono fatti anche dei commenti a volte tanto pesanti, che vabbè ci marciamo sopra, tanto siamo abituati, ma questi sono i dati reali dei consumi, di come va l'auto, di come va questo motore 3 cilindri che tutti non vogliono e come va veramente. Io sono contento, è già la seconda Captur che ho e sono sempre più contento di questo motore. Magari se ci fosse un cambio automatico sarebbe la ciliegina sulla torta, però per il resto va benissimo. Ve l'ho portata sporca, ma sì, è bella anche perché queste sono le cose reali che a me piacciono per farvi capire quanto e come vanno veramente le auto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, mi porterò un altro video magari più avanti quando faccio i 10.000 km, giusto per portare proprio dei dettagli precisi, e iscrivetevi al canale, tastino iscriviti così restate sempre aggiornati sulle ultime novità, su come va con la Captur. E se avete delle domande, mi hanno chiesto anche di fare i video con la nebbia, ma purtroppo fino adesso non c'è più stata nebbia da quando mi hanno chiesto questo video, e basta, scrivetemi cosa volete sapere e quali sono le mie impressioni. Ciao a tutti, ciao ciao!